Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come fare nascere, crescere e prendersi cura di una Physalis, o conosciuta con il nome italiano di Alkekenji o Baccadoro. Questa è una pianta perenne e vi assicuro che averne una in casa è davvero molto carino, perché esteticamente è molto bella e in più fa dei frutti che sono davvero buoni. Infatti si chiamano anche ciliegie d'oro, perché una volta che inizi a mangiarle le finisci praticamente tutte. Guardate il video perché è davvero molto carino. Propagare questa pianta è davvero molto semplice, si può ottenere una piantina con due metodi, quindi per radice, quindi prendendo semplicemente un pezzo della radice se ne avete già una di pianta, oppure procurandosi i semi, quindi comprandoli direttamente già in negozio o semplicemente prendendo un frutto come questo ed estraendo da questo i semini, come vi farò vedere adesso. Procurato il frutto sarà sufficiente aprire, in questa maniera, staccarlo, quindi staccare le foglioline, ed ecco che abbiamo ottenuto il frutto dal quale estrarre i semi. Sarà sufficiente aprire questo a metà con un coltello, guardate, ed all'interno troveremo tutti i semini. Sono davvero molto piccoli, ma davvero piccolini piccolini, guardate, li vedete? Eccoli qua, spero che si vedano. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come sono i semi, quindi basterà prendere per estrarli un cucchiaino e fare in questa maniera, guardate, ce ne sono davvero molti. Provo a mostrarvi meglio i semi, guardate, questi sono pronti per la semina, ma se non voleste seminarli, perché casomai li avete estratti in un periodo non propizio per la semina, casomai dicembre, li potete fare asciugare e metterli da parte e poi utilizzarli in primavera. Se quello che sceglierete sarà la conservazione dei semi, allora fate così, prendete i semi che avete appena raccolto dal frutto, procuratevi uno straccetto di stoffa, di recupero andrà benissimo, e semplicemente andate ad adagiare i semi in questa maniera, così. Una volta che li avete messi, allargate un pochettino, in modo che poi sarà più facile separarli, e semplicemente aspettate un paio di giorni che si asciughino. Una volta che saranno asciutti, li staccherete e li andrete a mettere in un recipiente asciutto e chiuso. Poi in primavera li riutilizzerete. L'avere scelto un supporto in stoffa anziché in carta per far asciugare i semi è dettato proprio dal fatto che una volta che questi saranno asciutti e si andranno a raccogliere bisognerà grattare via proprio letteralmente i semi dal supporto. Se noi avessimo scelto un tovagliolino di carta, per esempio, nel grattare, oltre che i semini, avremmo tirato via anche dei pezzettini di tovagliolo, quindi vi assicuro che quella non è assolutamente la soluzione migliore per poter mettere dei semi puliti da parte. Una volta estratti i semi dal frutto, sarà il momento di metterli a dimora nel terreno, quindi procuratevi un vasetto e riempitelo con della torba. Infatti questo tipo di pianta non necessita di particolari tipi di terreno, quindi basterà prendere appunto una torba qualsiasi ma che abbia dei valori nutritivi molto elevati, quindi mi raccomando sceglietene una che abbia una qualità buona. Poi quando riempite il vaso, mi raccomando, i primi 2 cm che siano di argilla espansa, in modo che non ci siano ristagni di acqua che sarebbero pericolosissimi per le radici delle piante. Quindi una volta stabilito questo possiamo procedere con l'effettiva semina. Prendiamo i semi, aiutiamoci con un cucchiaino e facciamo questo lavoro, guardate. Così. Li andiamo a mettere sparsi un pochettino dappertutto, guardate. Cercate di allargarli il più possibile, per quanto sia possibile ovviamente, perché purtroppo se seminate comunque questi che sono ancora freschi e attaccati con la polpa, separarli all'inizio sarà abbastanza difficile. Guardate. Ecco qua. Ok. Una volta che si è finita la messa a dimora dei semi, fate una leggera pressione e andate a coprire. Così, guardate. Ecco, niente di più. Coprite. Ecco qua. Una volta finita la semina, prendete un vaporizzatore e spruzzate. Mi raccomando, bagnate il terreno abbondantemente e fatelo sino a che non spunteranno i germogli delle nuove piantine. Una volta che questi saranno spuntati, invece, bisognerà aspettare tra un'annaffiatura e l'altra che il terreno si asciughi.
E dopo circa una decina di giorni avremo questo, ovvero delle piantine che sono alte già circa 2 cm. Quindi basterà semplicemente bagnarle ed aspettare che queste crescano e una volta che saranno cresciute spostarle da questo vasetto, che non è altro che un semenzaio, e metterle singolarmente nei vasi in modo che ognuna non vada ad interferire con la corretta crescita dell'altra. Col passare di qualche altro giorno potremo notare che le piante stanno crescendo in modo corretto e sano, infatti si vede che oltre le prime 2 foglioline iniziali la pianta ha iniziato a generare addirittura quelle che poi formeranno la pianta vera e propria. Ma se notiamo tutto intorno vediamo che tutti i semi che non erano spuntati inizialmente adesso stanno spuntando, stanno nascendo tutti, guardate, hanno riempito il vaso. Quindi questo è per farvi capire che anche se metterete un numero di semi maggiore rispetto a quello che sono le piantine iniziali che nasceranno, altre piantine potrebbero nascere perché i semi potrebbero iniziare a germogliare a distanza gli uni dagli altri anche di qualche settimana. La natura è bella proprio per questo, si può prevedere quello che potrebbe essere, ma poi sarà proprio lei a decidere quando e come fare nascere i semi. E dopo circa 4 mesi dallo spuntare dei primi germogli otterremo questa, ovvero una pianta praticamente perfetta che ha già fiorito e addirittura fruttificato. Una volta che questi frutti avranno raggiunto questo grado di maturazione, quindi che la parte esterna sia completamente secca, sarà possibile raccoglierli e consumarli. Guardate. In queste immagini vi mostro alcuni degli scatti che ho realizzato al fine di farvi vedere il passaggio da fiore a frutto. Ricordatevi sempre che questa è una pianta perenne. Cosa significa? Che in autunno la parte arborea, quella che è sopra il livello del terreno per intenderci, seccherà, ma voi non preoccupatevi, non buttate assolutamente il vasetto con la pianta perché poi questa in primavera emetterà dei nuovi germogli dal quale crescerà una nuova pianta. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.